Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Andiamo a vedere le prestazioni di ieri dei nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali e a proposito di questo poi andremo a fare una riflessione su quella di Çalhanoğlu con la maglia della Turchia e andiamo poi a commentare quelle che definirei delle mezze voci per l'Inter del futuro e corrispondono ai nomi di Malik Fofana e Dusan Vlahovic. Andiamo con ordine, come al solito vi ricordo, se vi sarà piaciuto il contenuto del video, di lasciare un bel like e magari, se non siete iscritti, anche di iscrivervi al canale. Come dico sempre, sono due operazioni semplicissime, sono due click, però di grandissimo aiuto. Iniziamo proprio dalla prestazione di Hakan Çalhanoğlu. È stato in campo per 90 minuti nella partita della Turchia, che si è imposta per 3-2 in Georgia. C'è stato un cartellino giallo e una prova incolore, definirei quella di Çalhanoğlu. Vediamo anche dalle statistiche, 59 tocchi, quindi ben più basso il numero di tocchi rispetto a quanto ci aveva abituato il centrocampista, anche con la maglia della sua nazionale. Spesso troviamo un numero di tocchi vicino o superiore ai 100, 0 passaggi lunghi precisi su 7 tentati, 0 passaggi chiave, 12 possesso perso. Prova quindi incolore. Qual è la riflessione? È che dopo Inter-Udinese, partita in cui Çalhanoğlu ha lasciato a desiderare, si era arrivati a facili conclusioni. Secondo quella fetta di tifosi, Çalhanoğlu aveva fornito una cattiva prestazione nell'ultima partita di campionato perché non aveva grinta, perché non aveva voglia di rimanere all'Inter, perché voleva andare via. E invece poi vediamo che con la maglia della sua nazionale ha fornito comunque una prestazione non esaltante, segno che probabilmente non è che con la maglia dell'Inter non vuole giocare, ma potrebbe vivere un periodo di appannamento fisico, potrebbe essere un problema legato soltanto alla forma del calciatore e quindi non alla volontà di giocare con la maglia dell'Inter. Il problema qual è? Perché dopo Inter-Udinese si arriva a quelle facili conclusioni? Perché ci sono ancora gli strascichi di quella famosa intervista post-Inter Fluminense, in cui Lautaro accende la miccia, praticamente Marotta fa esplodere la bomba contro Çalhanoğlu, va a dare il nome di Çalha in pasto alla stampa. E si sa, quando si va a dare un nome in pasto alla stampa, poi automaticamente lo si dà anche in pasto a quella fetta di tifosi che ha sempre bisogno di un capro espiatorio dopo la sconfitta. Post Inter-Udinese, i capri espiatori, facile trovarli, Bisek e Çalhanoğlu, perché sono i due che poi sono finiti nell'occhio del ciclone. Ecco, io qui faccio un passo indietro, torno a quelle famose dichiarazioni. Il punto qual è? Probabilmente Marotta aveva un suo perché non è uno sprovveduto, non è l'ultimo arrivato nel mondo del calcio o quando si tratta di gestire il rapporto con i media, quindi sicuramente lui aveva un perché, un motivo per fare il nome di Çalhanoğlu. Che adesso fosse spronare il calciatore o che, come probabilmente più plausibile, fosse quel far passare Çalhanoğlu un po' per quello che vuole andare via, un po' per, diciamo così, tra virgolette, il traditore, e ammorbidire poi l'idea, diciamo così, la reazione della piazza all'eventuale cessione di Çalhanoğlu. Comunque un perché c'era. Il problema è che se Çalhanoğlu poi non è stato ceduto, bisogna poi prendersi le conseguenze di quelle dichiarazioni. Io mi auguro che non ci siano conseguenze anche all'interno dello spogliatoio e che quindi il rapporto Çalhanoğlu-società sia, così come Çalhanoğlu compagni di squadra naturalmente, sia idilliaco in questo momento, che non ci siano, ecco, dei problemi interni, perché poi quelli portano a dei risultati disastrosi sul campo, ma sicuramente ha portato e forse porterà ancora degli strascichi nell'opinione generale dei tifosi, perché senza quell'intervista probabilmente la conclusione non sarebbe stata: Çalhanoğlu ha giocato male contro l'Udinese perché non vuole restare all'Inter, probabilmente sarebbero state altre le considerazioni. E invece poi diventa facile fare 1 più 1, ok, Çalhanoğlu non vuole restare, addirittura qualcuno ha detto il mercato in Turchia è ancora aperto, perché non lo cediamo? Ma occhio, andiamoci piano, perché è l'unico regista della rosa e un periodo di appannamento può capitare a qualsiasi calciatore, quindi non arriviamo a queste conclusioni sempre molto affrettate e dettate dalla foga del momento.
Andando poi a vedere anche un po' gli altri nerazzurri che sono stati impegnati con le nazionali, nella sfida tra Olanda e Polonia è stato impegnato Dumfries, che è andato anche in gol di testa su un calcio d'angolo. Nella stessa partita è stato impegnato De Vrij per soli 3 minuti e Zielinski per 71 minuti. I due non hanno fornito una prova proprio eccezionale, insomma, nella media. De Vrij ovviamente ha giocato pochissimo. Prova invece buonissima quella di Lautaro Martinez con l'Argentina. Il capitano, infatti, è entrato, ovviamente il capitano dell'Inter, è entrato al 74esimo, 2 minuti dopo ha già timbrato il cartellino di testa, tra l'altro su assist di Nico Gonzalez, fissando il risultato sul 3-0 e tra l'altro staccando Maradona nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della nazionale argentina. Non significa chiaramente che Lautaro Martinez sia superiore a Maradona, semplice dato statistico. Andiamo un po' anche a quelle che invece prima ho definito delle mezze voci per l'Inter del futuro. Ovviamente sono voci da prendere con le pinze, perché sono voci che arrivano pochi giorni dopo la chiusura del calciomercato, nel periodo della sosta delle nazionali, quindi diciamo così la stampa ha anche bisogno di scrivere, di dare notizie, però insomma sono delle voci che potrebbero essere plausibili per l'Inter. Innanzitutto si vocifera che l'Inter a gennaio avrà altri 20-25 milioni da investire, quelli che non ha investito in estate. Da capire poi se ci sarà la volontà di farlo oppure si rinvierà ancora, e se dovesse esserci la volontà di farlo, ovviamente bisognerà anche prendere in considerazione quelli che saranno stati i primi 3 mesi di stagione, quindi cercando di capire anche cosa serve all'Inter e non ripetere l'errore fatto lo scorso anno, o meglio lo scorso gennaio. Nel caso in cui l'Inter volesse investire è stato accostato il nome di Malik Fofana, esterno del Lione, calciatore classe 2005, molto tecnico, veloce, tra i migliori statisticamente nella conduzione palla, non disdegna neanche il dribbling. Insomma, calciatore che ha dalla sua l'età e le qualità per esplodere. Il problema qual è? Neanche a dirlo, il prezzo che farebbe il Lione, perché se l'Inter ha 20-25 milioni da investire, il Lione farà un prezzo probabilmente superiore al doppio di questa cifra. Se è vociferato potrebbe essere anche tra i 50 e i 60 milioni, insomma, cifra davvero importante quella che potrebbe richiedere il Lione. Si potrebbe cercare di abbassare con le trattative, ma difficilmente lo cedono a 25 milioni, quindi nome che io non vedo molto fattibile al momento. Poi magari OH3 potrebbe decidere di investire, di fare quell'investimento perché comunque è un calciatore futuribile, quindi non sarebbe, tra virgolette, un investimento a perdere, ma ad oggi mi risulta difficile pensare che l'Inter a gennaio vada a fare un investimento così importante. Sarebbe un calciatore che serve, un po' un simil Lookman in un certo senso, seppur un po' più esterno più che seconda punta, però sicuramente ecco, sarebbe un tipo di calciatore che potrebbe servire all'Inter. L'ultima voce di un nome accostato all'Inter per il prossimo anno è quello di Dusan Vlahovic. Ecco, secondo questa notizia, l'Inter avrebbe fatto un sondaggio con l'entourage del calciatore, ricevendo comunque un gradimento. Questo non significa che l'Inter si avvicina a Vlahovic, non significa che Vlahovic gradisce soltanto l'Inter, perché magari il gradimento che ha dato all'Inter lo avrà dato anche ad altre società. Ci sarebbe però un altro capitolo da aprire, eventualmente dovesse essere una voce che si concretizzerà. Perché lo stipendio di Vlahovic è molto alto, sappiamo, tra parte fissa e parte variabile tocca i 12 milioni. Ora, per quanto il calciatore possa abbassare le pretese, difficile che accetti un contratto magari di 4 milioni, che sarebbe decisamente fuori luogo pensare una cosa del genere. E quindi il punto qual è? L'Inter vuole davvero aumentare così tanto il monte ingaggi? Immagino che servirà un'offerta di 7-8 milioni almeno per convincere il calciatore, oppure qualcuno dovrà fargli posto. È vero, il prossimo anno potrebbero uscire vari Acerbi, De Vrij, potrebbe uscire Mkhitaryan, però insomma per quanto si libera spazio nel monte ingaggi con quelle uscite, poi saranno anche uscite da andare a rimpiazzare, e non credo che si vanno a rimpiazzare tutti con calciatori che guadagnano 1,5 milioni. L'alternativa è: arriva Vlahovic, esce un attaccante, il nome di Thuram,
non so a quel punto poi quanto converrebbe all'Inter. Quindi partiamo già da qui, già dal punto di vista economico, per il monte ingaggi non lo vedrei un affare così facilmente fattibile per l'Inter, a meno che, stesso discorso per Fofana, magari OH3 decide che si può aumentare il monte ingaggi, si può fare uno sforzo e allora cambia la prospettiva. L'altro aspetto può essere di natura proprio numerica in attacco. Se l'Inter dovesse continuare a giocare col 3-5-2, non avrebbe praticamente bisogno di un Vlahovic, non per le qualità, perché per me le qualità del serbo sono indiscusse, ma quanto per i calciatori attualmente in rosa. Perché se alla rosa attuale, calcolando un 3-5-2, quindi valutando che servono solo 2 titolari, si aggiunge un Vlahovic, il serbo sarebbe la terza scelta, se non addirittura la seconda, ma insomma, mettiamola così, il terzo attaccante. Bonni e Pio Esposito retrocederebbero nelle gerarchie. Pio Esposito diventerebbe il quinto attaccante, gli si toglierebbe spazio e quindi a quel punto poi diventa controproducente per un prodotto del vivaio nerazzurro. Discorso diverso ovviamente se qualcuno dovesse far posto a Vlahovic, discorso ancora diverso se invece l'Inter dovesse effettivamente passare a quel tanto decantato 3-4-2-1 e allora in quel caso magari un Vlahovic prima punta con Lautaro e Thuram a supporto sarebbe un qualcosa di completamente diverso a livello numerico, quindi 5 attaccanti sarebbe un numero, forse addirittura anche pochi potrebbero diventare se l'Inter giocasse costantemente con quel sistema. Poi naturalmente il discorso sugli equilibri da trovare sarebbe un altro punto, però insomma era giusto per una parentesi sull'aspetto legato eventualmente a Dusan Vlahovic, che io personalmente non credo che approderà all'Inter a parametro zero, a meno che non dovesse esserci una cessione importante, che però personalmente non mi auguro. Ragazzi, aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Cosa ne pensate innanzitutto proprio di Hakan Çalhanoğlu, quindi questa prestazione un po' opaca anche con la nazionale, un periodo di appannamento e un Çalhanoğlu che comunque è per così dire, con la testa altrove. Insomma, discutiamone anche nella sezione commenti, sia del turco, sia eventualmente di questi nomi accostati all'Inter, anche se poi ecco l'ultimo calciomercato non è che ci ha proprio esattamente esaltato, ma speriamo che in fin dei conti possa aver ragione la società, perché significherà aver vissuto un'altra grande stagione. Ragazzi, confrontiamoci come al solito, io vi lascio con un gran bel Forza Inter!